Benvenuti, io sono Aninga e in questo video vi parlo di me, della mia esperienza nel poliamore, di cosa mi ha portato a sentirmi poliamorosa e a scegliere questo come stile di vita. E benvenuti nel canale di Evo Amore dove indaghiamo come trasformare le relazioni, i sentimenti e la sessualità in percorsi di crescita. Bene, quindi questo è un video personale dove vi parlo proprio della mia esperienza personale, di cosa mi ha portato qui, quindi vi apro un pezzettino del mio cuore, della mia vita e spero che vi piaccia questo video. Partiamo dal mio background. Io non sono cresciuta in una famiglia poliamorosa e non avevo nessun riferimento del genere attorno a me. Anzi, ho avuto dei riferimenti completamente diversi. Sono cresciuta in una famiglia monogama dove la famiglia, quindi la famiglia classica parentale con una coppia eterosessuale sposata è un po' il modello di base, giusto per farvi capire che non sono nata in un contesto che mi ha ispirato, mi ha motivato a diventare poliamorosa o indotto a diventarlo. Ma pian piano la vita mi ha portato a delle esperienze che mi hanno fatto mettere in discussione ciò che io ho sempre visto, quindi appunto dalla famiglia, anche l'educazione mi ha sempre portato a questo modello, anche tutti i riferimenti culturali che avevo attorno a me mi hanno portato a questo modello, i libri che leggevo, i film che guardavo, a scuola, tutti. Il modello base era proprio quello monogamo, eterosessuale e per alcuni anni l'ho vissuto e pensato come l'unico modello possibile. Non mi sono mai vissuta bene quando vedevo negli altri, perché fortunatamente non le ho mai vissute in prima persona, esperienze di forte gelosia o forte possessività. Quando mi son trovata a vedere queste dinamiche dove le persone arrivavano anche a violenza psicologica, verbale, un'esperienza che ho anche visto fisica, queste esperienze non mi hanno mai fatto sentire che quello fosse amore. Quindi sono cresciuta un po' con questo semino dentro che mi diceva: "Ma l'amore non è quello, l'amore non è, legare qualcuno a sé e fargli del male se questo qualcuno fa delle esperienze che ci possono magari anche far soffrire". Ve la metto qui come parentesi, è una cosa che dissi a mia mamma quando ero piccola, che io non mi sarei sposata, ma avrei sicuramente festeggiato l'amore. Quindi rispetto al poliamore ho vissuto varie fasi. Ciò che mi ha portato a fare il primo passo verso questo mondo è stato proprio un ragazzo che al tempo mi propose di vivere una relazione aperta. La mia risposta era una risposta incuriosita, volevo saperne di più, volevo capire e questa curiosità mi ha portato un pochino a ricercare, a chiedere anche a lui cosa intendesse. Non ho trovato che fosse una proposta arrivata a caso, ma l'ho colto come uno spunto della vita a indagare qualcosa di più. E la risposta che mi si è aperta dentro, non avendo nessun riferimento, è stato dire: perché no? Era un'esperienza che è durata 2 anni e mezzo, dove noi eravamo un po' il centro, quindi eravamo la coppia centrale ed eravamo aperti affinché sia io che lui vivessimo anche esperienze fuori da questa relazione anche con altre persone. Cosa successe però in questa prova, in questa prima esperienza di relazione aperta? Che ci trovammo a vivere entrambi esperienze anche con altre persone e ciò che a me successe fu sentire che non mi rendeva felice vivere esperienze sessuali con altri che si fermavano solo lì. Cioè avevo una tendenza ad approfondire questo approccio, questa relazione con le persone con cui mi trovavo a vivere un'esperienza sessuale. Sentivo che avevo bisogno di andare oltre, di conoscere anche la sfera più emotiva, sentimentale della persona che stavo frequentando. E quindi questo ha pian piano portato a delle divergenze rispetto al modo in cui volevamo vivere questa esperienza aperta. Queste divergenze diventarono sempre più grandi fino a che decidemmo di comune accordo di chiudere questa relazione e di dedicarci ad altro. Con questa persona siamo tuttora amici e questo è un elemento che mi rende molto felice, il poter mantenere le relazioni che nel tempo ho instaurato con le persone, quindi quando finisce una storia d'amore non ci si saluta e si butta via l'energia e le esperienze che si è fatto, ma si rimane comunque amici, persone importanti le une per le altre. Dopo questa esperienza ho vissuto un po' più da
single, diciamola così, quindi ho fatto esperienze dove io ero l'elemento principale, non c'era una coppia, non c'era insomma un altro elemento di riferimento centrale, ma c'ero io che mi gestivo le mie relazioni. Queste relazioni sono state varie negli anni e le ho sempre gestite un po' da questo punto di single, quindi anche rendendo meno conto agli altri di quello che facevo con altri, non avendo neanche sempre comunicato a tutte le relazioni che c'erano. E ho fatto questa esperienza perché appunto mi incuriosiva, credo che in tanti possano anche vivere un'esperienza del genere, e dopo qualche anno vissuto così ho sentito che anche questo non era il modo in cui volevo vivere e sperimentare l'amore. Ho sentito che è stata un'esperienza utile per me per conoscermi, soprattutto per conoscere il mio corpo, la mia sessualità, per conoscere tante persone diverse e la relazione con gli altri. Però a un certo punto ho sentito come un calo di energia, ho sentito che queste esperienze, che sì mi arricchivano anche nella diversità di frequentazioni che avevo, dall'altro non mi facevano andare in profondità quanto avrei voluto. E arriviamo a un'esperienza che per me è stata molto importante, vissuta 4 anni fa, dove ho sperimentato una relazione in una triade, quindi con un altro uomo e un'altra donna. In questa relazione eravamo in 3 e siamo stati proprio insieme per 2 anni. Insieme vuol dire che abbiamo costruito questa relazione basata un po' sulla parità di tutti questi elementi e siamo stati una triade esclusiva per tutti questi anni, non abbiamo nel frattempo avuto relazioni con altri. In questa esperienza ho anche avuto la possibilità di approfondire il rapporto con una donna che prima avevo avuto solo occasionalmente e mai come una relazione strutturata e dedicata. Questa esperienza, appunto, durata alcuni anni, a differenza delle altre, e mi ha fatto sentire che andavo veramente in profondità quanto volevo con le persone, quindi ho sentito che riuscivo per la prima volta ad amare più di una persona contemporaneamente in profondità, non rimanendo in superficie, non stoppando il processo a un certo punto, ma vivendo tutto quello che c'era da vivere o si poteva vivere. Conclusa questa esperienza, ho vissuto una dimensione dove questo triangolo, ve lo rappresento proprio così, rappresentato dalle 3 persone agli angoli, si è un po' interrotto a un certo punto, quindi è rimasta la connessione tra le 2 persone di questi 2 angoli con la persona dell'angolo centrale. Ciò significa che queste 2 persone sono rimaste in connessione tra di loro, ma senza più avere una relazione affettiva e sessuale diretta. Quindi la geografia è cambiata, si è modificata. Io ho vissuto un'esperienza per diverso tempo solo con questa persona centrale che aveva anche a sua volta quest'altra relazione, e da questa geometria io poi ho cominciato a vivere esperienze sempre con questa persona centrale, più altre mie relazioni, non diciamo in un contesto di triade come qui vi ho descritto, in una forma più simile a quella del single, seppur ad un livello diverso di consapevolezza. La differenza era che sapevo cosa volevo da una relazione, quindi sapevo il livello di profondità che volevo raggiungere, sapevo anche meglio come gestire le diversità in un livello di profondità dove ti conosci, dove parli chiaramente agli altri di tutto quello che ti vivi, quindi devi anche essere in grado di contenere l'onda di ritorno che ti arriva dagli altri, perché sì, ci può essere un'onda di ritorno. La mia intenzione non è quella ora di andare nel dettaglio e raccontare tutte le varie esperienze, ma darvi un po' un vissuto rispetto al poliamore e anche rispetto a questa carrellata di esperienze che vi ho portato. Ho vissuto sia gioie che sofferenze, come credo in ogni relazione, e tante volte mi sono trovata con dubbi se continuare o meno, se questo fosse il mio percorso e se io fossi adatta a vivere queste esperienze. Le domande sono state tante e in più momenti. Ci sono state volte in cui sono veramente arrivata così tanto alla frutta dal dire basta, cioè io mollo qui e non sono in grado, sentivo che era troppo difficile per me.
e questa cosa è successa più volte. E quando mi son trovata in questi momenti ho fatto un bilanciamento delle difficoltà che vivevo insieme a tutte le esperienze di crescita che vivevo, che sono state veramente tante. Ecco, questo è l'aspetto che più di tutti mi ha portato a continuare e a insistere, a battere il martello sul chiodo e continuare, cioè il vedere che alla fine tutte queste esperienze, difficoltà incluse, mi facevano fare dei salti di crescita importanti e dove io sentivo che stavo andando avanti, mi stavo nutrendo, stavo crescendo e stavo imparando sempre cose nuove. Vi chiederete quali sono le difficoltà che si possono vivere in questo mondo. I meccanismi che mi sono trovata a vivere sono stati quelli di competizione, quindi l'altra persona, il partner del mio partner, non lo vivevo spesso come un alleato, come una persona di cui essere felice della sua presenza e di essere felice che il mio partner amasse anche quest'altra persona, ma diverse volte vivevo l'aspetto di competizione: "Ah, lei è più bella di me", il paragone: "Ah, ma, lui è stato più tempo con lei al posto che con me". Ecco, vi porto questi meccanismi perché se vivete relazioni poliamorose non sentitevi soli. Credo che tutti quelli che hanno vissuto relazioni di questo tipo si sono trovati a vivere, a osservare questi limiti personali, dati sia da caratteristiche personali, ma dati soprattutto dall'educazione, da come siamo cresciuti. Siamo cresciuti col modello del possesso, del tu sei mio e sei solo mio. Andare a sfidare questi meccanismi vuol dire proprio fare un grande lavoro su di sé, di affermazione, autoaffermazione che si è qualcosa di diverso. Ecco, io ogni volta che mi sono trovata in questi punti ho scelto di continuare a lottare con me stessa principalmente. E adesso lottare è una parola un po' forte, ma ad andare a sfidare, ad andare pian piano a arrotondare queste punte di difficoltà che mi vivevo, trasformando gli angoli in delle curve, quindi a levigarmi personalmente. E ho scelto di continuare a fare questa cosa perché sento che l'amore non è possedere qualcuno, quindi mi sono sfidata in questi anni a provare felicità per il fatto che l'altro ami un'altra persona e a non sentire l'altra persona come una competizione, ma a trovare dentro me stessa le mie caratteristiche, quindi a trovare qual è la mia forza nelle relazioni, chi sono io, cosa porto, e a sentire che non avevo assolutamente bisogno di paragonarmi con qualcun altro perché ho la mia unicità. Una difficoltà pratica di cui posso parlare è quella, diciamo così, logistica, quindi il lasciare spazio affinché l'altro viva le sue esperienze con qualcun altro. Questo vuol dire che a volte mi son trovata anche in dei momenti in cui ero in difficoltà a fare questo sforzo con me stessa e a dire: "Ma ce la posso fare anche da sola, non devo strappare l'altro all'altra esperienza che sta vivendo, poi avrò il mio tempo, il mio spazio per condividere quello che mi vivo e anche per farmi aiutare, ma non è detto che devo farlo proprio in questo momento, quindi allargare questo campo e sentire che non ci sono solo io nella vita dell'altro e questo vale anche per le altre sfere, non per forza per un altro partner, ma vale anche per, ad esempio, il lavoro. L'altro può avere impegni di lavoro in un determinato momento, può avere anche delle altre amicizie che vuole coltivare. Ecco, in questo caso non ci sono solo io. E ora veniamo alle gioie. Le gioie sono state tante, comunque il sentire di riuscire ad amare più persone ha significato per me sentire un'espansione dentro di me, quindi a sentire l'amore non come una risorsa finita, ma come una risorsa che può crescere e può espandersi. Quindi al posto che scegliere, selezionare e indirizzare l'amore solo da una parte, allargo questa strada, allargo questo contenitore ed è come una bolla che si espande e ho sentito quanto riuscivo ad allargare, a sentire proprio più amore. E questo amore in questi momenti dove sono riuscita a sentire pienamente questa espansione, l'ho sentito allargato non solo alle persone che amavo in quel momento,
ma a tutto l'esistente, anche alla natura, alle cose che io facevo, quindi alle attività, alle mie passioni. Ecco, questa è un'esperienza che auguro veramente a tutti. Tutte queste fasi diverse mi hanno portato sicuramente a un processo di consapevolezza di me stessa e di scelta più consapevole. Quindi se all'inizio ero ingenua, non sapevo realmente cosa mi approcciavo a fare, queste esperienze, i dubbi inclusi, mi hanno portato a una maturazione che mi ha fatto fare un bilanciamento reale e a scegliere questo come mio stile di vita. Per me, la gelosia, il possesso, il paragonarmi, la competizione sono stati e sono tuttora, seppur in forma molto minore rispetto a quando ho iniziato, degli elementi che sono riuscita di volta in volta a superare e sono riuscita a lavorare su di me. Ho sentito questo percorso come un percorso di crescita personale. Ecco, io oggi, sogno di poter vivere, oltre che di trasmettere come sto facendo in questo video e in Evo Amore, un amore libero dalle paure, riuscire ad essere autentica a me stessa, a quello che sento e, riuscire a vivere con persone che riescono a garantirmi questa libertà, questa apertura, ma che allo stesso tempo è una profondità. Quindi sogno questo amore universale, allargato. Sembra un discorso un po' hippie, però è veramente un ideale molto forte dentro di me e che sto vivendo anche nella pratica. Bene, io concluderei questa condivisione. Per me è stato un processo intenso metterlo fuori, mettere fuori questi vissuti, queste emozioni. Quindi se il video vi è piaciuto mettete like, commentate qui sotto se avete domande, se avete bisogno di approfondimenti, avrò piacere di farli. Un saluto a tutti!